Buongiorno a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti digitali e degli strumenti ottici. Oggetto di questa recensione sarà un binocolo che ha destato molto interesse sin dalla sua prima presentazione. Si tratta dello Skyrover Banner Cloud Apo che ho testato nel formato 8x42. Costa $499 ed è possibile ordinarlo tramite il negozio online di Skyrover presso AliExpress. Beneficia di una garanzia di 3 anni estensibile anche a pagamento. Potete trovare il link per l'acquisto sia in descrizione sia su binomania.it, dove ovviamente è presente una recensione molto più approfondita di questo prodotto. Io direi quindi che possiamo iniziare subito dopo la breve sigla. Ci vediamo tra 25 secondi. A tra poco. Lo Skyrover Apo 8x42 è composto da uno scafo in lega di magnesio, il cui peso totale è dichiarato in 860 grammi, distribuiti su 15x13 cm. A pieno carico, quindi così con la tracolla, i tappi, la mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 970 grammi. È riempito di azoto ed è impermeabilizzato e l'azienda dichiara una capacità di resistere a un'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. Esibisce, come vedete, un design moderno ed elegante, con gli oculari convergenti rispetto agli obiettivi. Tale caratteristica comporta un ottimo effetto tridimensionale raramente riscontrabile in molti binocoli dotati di prismi a tetto. L'interno del tubo ottico è ben annerito, ci sono poi anche vari diaframmi per ostacolare la luce diffusa. Il ponte centrale nei pressi della cerniera è decisamente ampio e ha una grande manopola metallica per la messa a fuoco. È godronata, come potete vedere, ed è situata in una posizione che consente al dito indice di gestirla in rotazione con molta naturalezza e rapidità. È stata poi prevista anche una filettatura per il collegamento al supporto dei treppiedi fotografici. Il binocolo è protetto da una armatura in gomma di colore verde scuro con una zona leggermente più spessa ai lati dei tubi ottici per garantire un maggior comfort. Grazie alla presenza di oculari sovradimensionati il binocolo risulta poi decisamente sbilanciato verso gli oculari, riducendo il possibile affaticamento dei muscoli del collo e delle spalle durante un utilizzo prolungato, come ad esempio durante i censimenti. Per quanto riguarda la manopola di messa a fuoco, come vi ho anticipato, è decisamente grande e ben gestibile anche con i guanti invernali. I movimenti sono abbastanza fluidi e non ho notato giochi o impuntamenti, mi è parsa insomma una meccanica ben allineata in tale fascia di prezzo. La distanza minima di messa a fuoco che ho verificato è di 2 metri esatti. Per raggiungere l'infinito, nel mio caso, quindi col mio accomodamento visivo, è stato necessario ruotare la manopola in senso antiorario di un giro completo e quasi un quarto di giro. La ghiera meccanica è godronata sull'oculare destro, non è dotata di sistema di sicurezza, ma non dovendo applicare un po' di pressione per girarla si evitano spostamenti accidentali. L'esemplare oggetto di questo test ha inoltre mostrato un ottimo snap test con un raggiungimento del punto di fuoco decisamente univoco. Un altro fattore meccanico che ritengo utile citare è la sua ottima collimazione, che è risultata veramente perfetta. Da un punto di vista ottico vi posso confermare che è dotato di 2 obiettivi da 40 mm di diametro con uno schema a tripletto ed è dotato anche di 2 vetri ED, infatti è definito come Double ED. Mostra un ottimo contrasto e una nitidezza elevata nella sua fascia di prezzo, come potete vedere anche da queste immagini, anche se vi confermo che la resa con 2 occhi è decisamente migliore. Le immagini sono brillanti e la resa dei colori è quasi perfettamente neutra. Ho notato unicamente un lieve viraggio verso la tonalità calda. Gli oculari dello Skyrover Banner Cloud Apo 8x42 sono molto grandi e beneficiano della tecnologia cosiddetta flat field, il che significa che per spianare il campo di vista è stato previsto l'utilizzo di una lente asferica. La lente di campo ha un diametro di ben 27 mm, mentre il diametro dell'oculare, compreso il bordo esterno del paraluce, è di 48 mm. Skyrover dichiara un campo di 9,1 gradi che corrispondono
corrispondono a quasi 160 metri a 1000 metri, che quindi genera un campo apparente molto ampio che con la formula classica risulta superiore ai 72 gradi. L'unico mio rammarico purtroppo in questo video è di non potervi mostrare il reale campo inquadrato, in quanto l'obiettivo della mia mirrorless non è in grado purtroppo di inquadrare tutto il campo fornito. Questa prestazione decreta il Banner Cloud Apo 8x42 della Skyrover come il binocolo con il campo più ampio e corretto attualmente disponibile sul mercato in questo formato, in questa specifica fascia di prezzo. Ha la distanza interpupillare di 66 mm, quella tra gli oculari di circa 16, per questo motivo potrebbe esserci qualche problema di comfort per chi ha una distanza interpupillare piccola e un naso importante come il mio. Personalmente infatti lo utilizzo con i paraluci abbassati. La struttura interna dei paraluci è metallica ed esternamente è stata utilizzata una gomma abbastanza morbida. Beneficia di un sistema click stop a 5 posizioni. La distanza che ho misurato dal bordo del paraluce alla lente di campo è di circa 15,5 mm. Personalmente sono in grado di osservare la totalità del campo di vista anche con i miei occhiali per la luce blu che uso ad esempio al computer e la quasi totalità con gli occhiali da sole. Ovviamente sarebbe utile per i portatori di occhiali di provarlo. La sua pupilla di uscita è di 5,3 mm. Inoltre lo Skyrover Banner Cloud 8x42 Apo utilizza prismi a tetto che mi sono parsi sin da subito di alta qualità. La pupilla di uscita dell'esemplare che ho testato risulta quasi perfettamente circolare, non noto bagliori in prossimità della pupilla di uscita, mentre si può notare qualche riflesso ai bordi. Skyrover inoltre dichiara di aver utilizzato un trattamento multistrato nuovo antiriflesso su ogni superficie ottica che è stato definito FBMC. Il binocolo inoltre è stato anche ottimizzato con un trattamento idrorepellente sulla superficie degli oculari e degli obiettivi che previene quindi l'agglomerazione delle gocce di acqua e nel contempo facilita la pulizia delle lenti. La trasmissione media dichiarata da Skyrover è pari al 90% con un picco di trasmissione sino al 92%. Anche in questo caso sono rimasto decisamente stupito dalla sua resa crepuscolare, confrontandolo con alcuni binocoli nella stessa fascia di prezzo e notando comunque un'ottima luminosità di cui vi parlerò tra poco. Anche i prismi a tetto sono stati ottimizzati con lo stesso trattamento FBMC, oltre a un trattamento di fase e al trattamento di elettrico. La tonalità di questo rivestimento, come vedete, appare di colore verde-viola. Come sempre vi invito a leggere su Binomania il paragrafo molto specifico relativo alle aberrazioni geometriche e cromatiche. Vi posso anticipare che al centro del campo l'aberrazione cromatica, come del resto state vedendo, è praticamente invisibile. Anche il contenimento del cromatismo laterale risulta egregio. Di giorno il binocolo fornisce un campo di vista completamente piatto, da bordo a bordo. Di sera, osservando le stelle, si nota solo un po' di astigmatismo all'estremo bordo del campo. Poi nell'articolo potrete leggere le mie impressioni relative all'Upside Ring che ho notato in maniera minuziosa controllandolo sul cavalletto, anche se vi posso dire che di giorno a mano libera con l'accomodamento visivo l'immagine è veramente perfetta. Di giorno poi ho anche potuto percepire, anche se non sono molto sensibile a questo, un po' di effetto palla rotolante per la minima distorsione di questo binocolo. Sembra incredibile come in tale fascia di prezzo siano riusciti a ottenere una qualità ottica così elevata. Anche il testo con la USAF Chart si è dimostrato molto interessante. Ho comparato questo binocolo a vari strumenti in mio possesso con prezzi compresi tra i 300 e i 2500 euro. A livello di percezione dei dettagli potete vedere i risultati nella tabella che vi propongo. Quello che però mi ha stupito è stata la totale assenza di cromatismo residuo al centro e anche il cromatismo laterale è stato uno tra i migliori mai visti, dato che quasi sempre le righe più esterne della tabella, che è stampata nel formato 30x40, mostra un po' di residuo cromatico. Nel caso del Banner Cloud si poteva notare soltanto un lieve accenno sui bordi della tabella, quando altri binocoli molto più costosi a volte mostrano cromatismo laterale appena fuori dal centro. Questa è veramente un'ottima prestazione. Rispetto a nitidezza e contrasto vi posso sintetizzare che quando faccio fatica a notare differenze
differenze con i binocoli di alta qualità significa che c'è poco da fare ai pignoli. Si tratta in definitiva di un binocolo che presenta un ottimo contrasto, mostra le righe nere veramente nere e non viola scure e bordi soprattutto molto netti. Direi che ora è giunto il momento di presentarvi le mie impressioni personali pratiche sul campo. Riguardo il birdwatching vi devo dire che questo binocolo è risultato molto soddisfacente. Ha un elevato contenimento dell'aberrazione cromatica, le immagini sono nitide e contrastate, il suo ampio campo di vista è ideale per osservare garzaie a media e lunga distanza, ma anche per seguire stormi di uccelli. Molto probabilmente la corsa non è tra le più brevi e performanti in questo settore, tuttavia devo dire che in questa fascia di prezzo mi è parso uno dei migliori binocoli da utilizzare nell'osservazione dei rapaci, in quanto il campo di vista così ampio concede di osservare scene di mobbing abbastanza rapide. Ho osservato spesso e volentieri mobbing tra poiane e corvi, ma anche voli in picchiata di falchi pellegrini, e avere oltre 9 gradi di campo a disposizione devo ammettere che sia un non plus ultra in certe situazioni. Inoltre la sua buona capacità di contenere la luce diffusa, che secondo me è addirittura superiore ad alcuni prodotti dal quadruplo del prezzo, potrebbe risultare un must per gli appassionati di rapaci, che forse a questo punto prediligerebbero acquistare il formato 12x50 per un'osservazione ancora a mano libera ma più dettagliata. Dove però lo Sky Rover Banner Cloud Apo 8x42 realmente mi ha stupito è stato nell'osservazione del panorama. L'osservazione del paesaggio statico e con un panning lento a mano libera è veramente molto soddisfacente. È possibile innanzitutto sfruttare oltre 9 gradi di campo che a mano libera risultano, come vi ho anticipato, perfettamente corretti. Le immagini poi sono nitide e contrastate con colori brillanti e il contenimento dell'aberrazione cromatica è eccellente in questa fascia di prezzo. Il cromatismo laterale è minimo e mai invasivo. Qui dal Monte Sette Termini, con i limiti ovviamente dell'inquadratura fornita dalla mia mirrorless, potete vedere anche voi la qualità dell'immagine fornita. Penso che gli appassionati dell'osservazione terrestre grandangolare possano valutare seriamente l'acquisto di questo binocolo. Grazie inoltre alla posizione degli oculari e alla distanza tra i tubi ottici si ha una netta parvenza di tridimensionalità che consente di staccare nettamente i piani tra di loro. È una visione che definirei da binocolo con prismi di porro. Nell'osservazione astronomica, come ribadito, si apprezza la presenza degli oculari asferici. Confortevolmente appoggiato su una sedia a sdraio è un vero piacere navigare nel cielo stellato con questo binocolo. Infatti le stelle al centro del campo sono puntiformi e i colori delle stelle mi sono apparsi reali e privi di aberrazione cromatica. Ho apprezzato anche un fondocielo decisamente scuro e un field stop molto netto. Quando utilizzato su cavalletto si inizia a percepire un po' di degrado stellare verso l'80% dal centro del campo, che poi migliora per poi notarsi ancora un poco di astigmatismo. Credo che in tale fascia di prezzo e formato non ci sia niente di assolutamente comparabile per quanto riguarda l'ampiezza del campo di vista, la correzione delle aberrazioni geometriche. Misurando con un po' di attenzione la distanza tra le stelle mi è parso possa fornire un campo leggermente superiore a quanto dichiarato, direi 9,3 gradi di campo. Su richiesta di vari lettori ho anche condotto un test crepuscolare. Devo confermare che Sky Rover ha progettato un binocolo luminoso. Difficile penso tra i prismi a tetto in tale fascia riuscire a fare di meglio. Sarebbe forse da comparare a qualche luminoso prismi di porri con pochi elementi nel treno ottico. Sino alle ore 20:10, vi ricordo che in questo periodo, insomma durante il periodo del test, il tramonto era compreso tra le 19:50 e le 20, non sono riuscito a trovare evidenti differenze rispetto a binocoli dal prezzo 3 o 4 volte superiore. Il mio modus operandi è stato quello di piazzare i binocoli su 3 teste a sfera e una barra porta accessori e analizzare la parte inferiore di un muretto sotto una siepe a cespuglio nel mio giardino a circa 60 metri. Le reali differenze con i topi di gamma si sono evidenziate soltanto verso le 8:30, quando lo Sky Rover Banner Cloud Apo 8x42 non era più comparabile a strumenti al top della gamma, ma la differenza non era, come sempre sono solito citare, proporzionale al prezzo di acquisto. Una prova che realmente mi ha stupito è stata la sua capacità di contenere la luce diffusa. Durante il test crepuscolare, infatti, stavo osservando alcune abitazioni situate a 1250 metri dalla mia postazione. Ero sul terrazzo di casa di fronte a una dozzina di scale. Il faretto multi-LED si accese automaticamente per illuminare le scale a causa del passaggio del mio cane. In questa circostanza il faretto LED ha inavvertitamente illuminato gli obiettivi del binocolo. Devo confermarvi
ricordarvi che in tale circostanza lo Skyrover ha mostrato una capacità di contenere la luce diffusa superiore ad esempio allo Swarovski EL, che ha addirittura mostrato metà dei LED riflessi del faretto all'interno dell'oculare del tubo ottico destro. Questa esperienza mi ha portato a testare nei giorni successivi il binocolo nelle osservazioni dei rapaci in controluce e sono rimasto anche in questo caso molto soddisfatto della sua resa. So che tale fatto potrebbe non far piacere ad alcuni appassionati, ma questo è quanto evidenziato sul campo, in pratica. È giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi direi eccellente prezzo di acquisto in proporzione alle sue prestazioni ottiche, campo di vista superiore a 9 gradi, ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica grazie agli obiettivi ED, totale assenza di curvatura di campo nell'uso diurno, minima presenza di astigmatismo ai bordi nell'osservazione astronomica, è nitido e contrastato. Tra i difetti vi posso dire che in questa cifra bisogna essere veramente pignoli per trovarli. Allora vi posso dire che alla mia distanza interpupillare non riesco a sfruttare i paraluce totalmente abbassati, quindi li devo tenere o abbassati o con un clic. La componentistica e le rifiniture non sono ovviamente paragonabili a binocoli di alta fascia e alcune persone potrebbero notare un po' di effetto palla rotolante. In conclusione, ritengo che Skyrover abbia creato un nuovo punto di riferimento in questa fascia di prezzo, offrendo un prodotto decisamente comparabile per certe caratteristiche a binocoli di fascia superiore. La meccanica comunque è ben allineata al suo prezzo di acquisto, sebbene manchi la precisione e la raffinatezza delle finiture visibili nei binocoli più costosi. La qualità ottica invece è eccezionale secondo me per il prezzo di acquisto e credo che anche la concorrenza, anche quella più agguerrita, dovrà ben presto adeguarsi a queste prestazioni, soprattutto per ciò che concerne l'ampio campo di vista del Banner Cloud Apo, che presenta, come avete sentito, ben poche aberrazioni geometriche. Questo binocolo ha dimostrato di fornire inoltre un ottimo contenimento del cromatismo residuo e al centro del campo e anche di quello laterale. Io spero personalmente che Skyrover possa fornire come accessori a pagamento, come fece anni fa Kowa, dei paraluce più sottili per migliorare il comfort dei visi occidentali con una modesta distanza interpupillare come la mia e magari un naso un po' grande. Lo Skyrover Banner Cloud Apo 8x42, ve lo ripeto, nel mese di aprile del 2024 costa $499 e beneficia di 3 anni di garanzia che si possono estendere a pagamento. In descrizione e su Binomania troverete il link per l'acquisto. Io ringrazio Skyrover Optics per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi libero di citare le mie impressioni pratiche sul campo. Per oggi termino qui, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Vi aspetto come sempre su questo canale, ci vediamo anche sul sito ufficiale che è Binomania, sul forum di Binomania e inoltre sul gruppo Facebook dei binocoli che adesso presenta un nuovo nome, si chiama Tutto, ma proprio Tutto sui binocoli. Se volete aiutarmi a divulgare la mia attività giornalistica potete mettere un bel mi piace, magari sostenermi attraverso l'abbonamento premium di Binomania, trovate tutti i link in descrizione, e se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi a questo canale gratuitamente per rimanere sempre aggiornati utilizzando il link qui in alto. Un caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!